Eccoci arrivati al secondo episodio di questa storia misteriosa, con la quale non solo vorrei darti l'opportunità di esercitarti nella comprensione dell'italiano, ma vorrei presentarti anche l'uso dei pronomi combinati. Ti ricordo che il titolo di questa storia è Il quadro nascosto, mentre il secondo episodio che ti racconterò oggi è intitolato L'affresco. Nell'episodio precedente, che trovi qui, il professor Valli è scomparso, ma ha lasciato un indizio a Chiara e Luca, due dei suoi studenti, un indizio che potrebbe portarli a scoprire dove si trova un misterioso quadro di Caravaggio, sparito anni fa proprio dalla loro scuola. Un messaggio trovato nell'armadietto di Chiara dice: Se vuoi sapere la verità, cerca l'affresco coperto. Con il primo episodio abbiamo poi analizzato i pronomi combinati formati da un pronome indiretto accompagnato da un pronome diretto o dalla particella ne. Assicurati di capire bene quella lezione prima di procedere con questa. Oggi infatti ho incluso altri pronomi combinati, cioè quelli che includono un pronome riflessivo. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale pubblico video e lezioni per chiunque voglia imparare e migliorare il suo italiano. Ma cominciamo! Sto per raccontarti il secondo episodio della storia. Il mio consiglio è sempre quello di ascoltare l'episodio una prima volta per averne una comprensione globale e poi una seconda volta per concentrarti sui pronomi che vedrai nel testo che accompagnerà la mia voce. Bene, iniziamo. Episodio 2. L'affresco. Troveranno questo affresco, Luca e Chiara? C'è una vecchia leggenda sull'aula 7 dell'Accademia, chiusa da anni per lavori mai completati. Chiara se la ricorda molto bene. Secondo la leggenda, dietro a uno dei muri dell'aula si trova un affresco antico, murato da qualche decennio. Con l'aiuto del suo compagno di avventure, Luca, riescono a introdursi nell'aula durante la notte. Dentro c'è un odore sgradevole. Le pareti sono coperte da pannelli in cartongesso sporchi e rovinati. Maledette scarpe col tacco fanno troppo rumore, sussurra lei. Non te le metti mai? Perché te le sei messe proprio oggi? Risponde lui nervoso. Chiara si avvicina al muro. Secondo una piantina del 1974, qui dietro c'era un affresco. Poi improvvisamente lo hanno murato. Nessuno ne ha mai spiegato il motivo. Bussando sul muro, trovano un punto in cui sembra vuoto all'interno. Rimuovono qualche pannello e compare il famoso affresco. Un cavallo bianco e un uomo a terra con le braccia sollevate. Allora esiste veramente, te l'avevo detto, mormora Chiara. Secondo te questo è l'affresco di cui parla la leggenda? E certo! Beh, comunque non ci dice nulla sul quadro. Aspetta, si muove! Luca osserva l'affresco che in realtà è una piccola porta affrescata. Apriamola, dice Chiara. I ragazzi, aprendo la porta affrescata, si trovano all'interno di una stanza piccolissima, vuota, con un solo oggetto sul pavimento, un quadro, protetto da un involucro in plastica. Eccolo!
Ma chi l'ha messo lì e perché? Chiara scatta delle foto, ma in quel momento una persona le si avvicina. Non toccate quel quadro! Chi è lei? Le chiedono Luca e Chiara insieme. Sono Elisa Mori, una restauratrice che lavora con il professore da molto tempo. Ha mandato anche a me gli indizi, per questo sono qui. Questo quadro nasconde un segreto e deve essere consegnato alle autorità. Che genere di segreto? Chiede Chiara allarmata. Bene, lascio in sospesa la storia perché finirà nel terzo episodio che ti racconterò nel prossimo video. Adesso ti consiglio di riascoltare questo episodio e focalizzarti sui pronomi che vedi evidenziati. E proprio di questi parleremo adesso. Analizziamo insieme i pronomi presenti all'interno di questo episodio. Ma prima ti ricordo che se non lo hai ancora fatto puoi scaricare il nostro ebook sui pronomi combinati, una risorsa completa che presenta uno dopo l'altro i tipi di pronome combinato presenti in contesti con tanti esempi e alla fine di ogni sezione troverai anche degli esercizi interattivi che ti permetteranno di mettere alla prova subito quello che imparerai. Puoi ricevere gratuitamente l'ebook sui pronomi combinati cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video. Si aprirà una pagina, sarà sufficiente inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e lo riceverai in pochi minuti. Il link è nella descrizione. Vediamo il primo estratto preso da questo episodio. C'è una vecchia leggenda sull'aula 7 dell'Accademia, chiusa da anni per lavori mai completati. Chiara se la ricorda molto bene. Che cosa rappresentano i due pronomi dell'ultima frase? Se è il pronome riflessivo del verbo ricordarsi. Chiara si ricorda. E la sostituisce la leggenda, è un pronome diretto. Esplicitando i pronomi, la frase sarebbe questa. Chiara si ricorda molto bene la leggenda. Come vedi, anche il pronome riflessivo cambia la i in e quando è seguito da un altro pronome. Secondo estratto. Maledette scarpe col tacco, fanno troppo rumore, sussurra lei. Non te le metti mai, perché te le sei messe proprio oggi? Risponde lui, nervoso, giustamente. E qui che pronomi abbiamo? Le è un pronome diretto che sostituisce le scarpe col tacco. Te è il pronome riflessivo del verbo mettersi. La frase sarebbe non ti metti mai le scarpe col tacco o perché ti sei messa le scarpe col tacco proprio oggi? Pronome riflessivo e pronome diretto. Piccola nota. Ricordi se prima di un verbo in un tempo composto c'è un pronome diretto, il participio passato si accorda col pronome. Ti sei messa le scarpe con il tacco. Se sostituiamo le scarpe con il tacco con il pronome diretto le, femminile, plurale, anche il participio passato sarà femminile, plurale, messe. Te le sei messe. Chiaro, vero? Questa regola vale sempre. Terzo estratto e dopo facciamo un po' di ordine. Chiara scatta delle foto, ma in quel momento una persona le si avvicina. In questa frase le cose si complicano un po', forse. Qual è il verbo riflessivo presente qui? E perché ho usato il pronome le? Il verbo è avvicinarsi, che significa andare vicino.
e in italiano diciamo avvicinarsi a qualcuno o a qualcosa. Per questo abbiamo bisogno di un pronome indiretto. Si è il pronome riflessivo, una persona si avvicina, e le è il pronome indiretto, che significa a lei, a Chiara. Una persona si avvicina a Chiara. Percepisco già la confusione di alcuni studenti e sento già qualcuno che mi chiede: Francesco, ma nel primo video hai detto che il pronome indiretto di terza persona è sempre gli, vero? E significa sia a lui sia a lei. Per esempio, Stefania ha apprezzato il regalo? Glielo hai dato? Gli significa a Stefania. Nei pronomi combinati è sempre gli, anche se è femminile. Mentre lo sostituisce il regalo. Tuttavia, quando il pronome indiretto le è seguito da un pronome riflessivo, non cambia, rimane le, non gli. Le si avvicina. Parliamo adesso della posizione dei pronomi e rivediamo le frasi. Mettiamo prima il pronome indiretto, prima quello riflessivo, prima quello diretto. Sappiamo che i pronomi indiretti si trovano sempre in prima posizione. Nel nostro caso, prima del pronome riflessivo. Chiara scatta delle foto, ma in quel momento una persona le si avvicina a lei. I pronomi diretti, ma anche la particella ne, invece, si trovano dopo il pronome riflessivo. C'è una vecchia leggenda sull'aula 7 dell'Accademia, chiusa da anni per lavori mai completati. Chiara se la ricorda molto bene. Chiara si ricorda molto bene la leggenda. Il pronome diretto la si trova dopo il pronome riflessivo. Parlando delle scarpe, non te le metti mai. Non ti metti mai le scarpe. Pronome diretto le. Vediamo degli altri esempi insieme. Che vacanza! Francesca se la ricorda bene, visto che le hanno rubato il portafoglio. Francesca si ricorda bene che cosa? La vacanza. Il pronome diretto la segue il pronome riflessivo. Rovinerai i capelli se te li lavi ogni giorno. Se ti lavi i capelli. Hai comprato 4 maglioni e non te li metti mai. Vedi? Pronome riflessivo di mettersi e pronome diretto dopo. Ma guarda questa. Sì, ho prestato un sacco di soldi a Mirko e me ne pento. Qui abbiamo il verbo pentirsi. Io mi pento e ne significa di questo, di aver prestato dei soldi a Mirko. Anche la particella ne si trova dopo il pronome riflessivo, mi in questo caso. Stavo guardando lo spettacolo a teatro, ma un ragazzo enorme mi si è seduto davanti e non ho più visto niente. Un ragazzo enorme si è seduto davanti a me. Il pronome indiretto mi si trova prima del pronome riflessivo. Se un ragazzo pelato con lo sguardo da matto ti si avvicina, scappa. Se un ragazzo pelato si avvicina a te. Pronome indiretto e pronome riflessivo del verbo avvicinarsi. Lo so, questa è stata una lezione piuttosto complessa e per questo abbiamo preparato un ebook sui pronomi combinati completo, con i pronomi in contesto, con tanti esempi e anche con degli esercizi. Puoi riceverlo gratuitamente attraverso il link che trovi qui sotto. In questa lezione abbiamo visto
il secondo episodio della storia Il quadro nascosto e abbiamo imparato qualcosa sui pronomi combinati che includono un pronome riflessivo. Abbiamo visto che i pronomi diretti e la particella ne si trovano dopo un pronome riflessivo, non te le metti mai, mentre i pronomi indiretti si trovano sempre in prima posizione, una persona le si avvicina. I pronomi combinati sono un argomento abbastanza ostico, per questo sul mio canale trovi altri video, esercizi e quiz che ti permetteranno di mettere in pratica le tue conoscenze su questo argomento. Nonostante la difficoltà, spero di essere stato abbastanza chiaro e spero che la storia ti stia piacendo. Non avrò mai un premio Pulitzer per le storie che scrivo, ma cerco di rendere le mie lezioni un po' originali, attraverso delle storie in questo caso. Grazie per la tua compagnia e noi ci vediamo al prossimo video e al terzo e ultimo episodio. Ciao!